elezioni americane sono alle porte e estimatori e detrattori degli Stati Uniti osservano con interessi e sentimenti diversi quanto sta accadendo negli ultimi anni. Sì, perché vedete, queste elezioni non sono soltanto un confronto tra i due partiti maggiori, ma un vero e proprio scontro sulla visione del mondo, suggerendo persino scenari catastrofisti da Civil War. Partito Democratico e Partito Repubblicano. Vale la pena ripercorrere le radici storiche dei due schieramenti per fornire un po' di contesto al dibattito contemporaneo. Questo video ha uno scopo divulgativo, perciò per un ulteriore approfondimento vi rimando a due saggi di Massimo Teodori e di Stefano Luconi che trovate in descrizione. Il Partito Democratico nacque nel 1792, nei primi anni della giovane Repubblica Americana, ma facendo riferimento a quel primo nucleo è più corretto parlare di Partito Democratico Repubblicano. Vede tra i suoi fondatori figure del calibro di Thomas Jefferson e di James Madison. In origine i democratici appoggiavano minoranze quali gli irlandesi, gli italiani e gli ebrei, con un occhio di riguardo per i non protestanti e per le donne. Erano convinti sostenitori di un federalismo decentralizzato e di un'economia basata sull'agricoltura. A metà Ottocento il partito finì sotto il controllo degli agrari sudisti e schiavisti, creando una spaccatura con i democratici del nord. Sconfitti nella guerra di secessione, i democratici non vinsero le elezioni presidenziali per 70 anni, con l'eccezione di Grover Cleveland e di Woodrow Wilson. L'era di Franklin Delano Roosevelt, iniziata nel 1932, aprì la strada al nuovo Partito Democratico, una coalizione di movimenti sindacali, minoranze etniche, ceti progressisti urbani e democratici conservatori del Sud. La coalizione resse fino alla fine degli anni 60, quando alcune spinte centrifughe la dissolsero. Per esempio, molti lavoratori del Nord erano diventati benestanti e quindi meno inclini ad accettare l'intervento statale nel welfare. Anche molti democratici del Sud scelsero candidati federali più conservatori. Iniziava così l'era repubblicana, che durò fino al 1992 con l'unica eccezione del democratico Jimmy Carter. Il Partito Repubblicano ha origini più recenti. Fondato nel 1854, fu una risposta alla crescente tensione attorno al tema della schiavitù. I repubblicani divennero difensori dei diritti umani, chiedendone l'abolizione, ma il loro interesse era anche volto a preservare l'unità del paese. Per tradizione i repubblicani sono radicati nei gruppi WASP, ovvero i bianchi, white, anglosassoni, anglo-saxon e protestanti, protestants. Sono eredi dei federalisti e dei Whigs, su cui tornerò a breve. Il primo presidente repubblicano è stato Abraham Lincoln, che fronteggiò la secessione dei sudisti. Da ricordare anche la presidenza di Theodore Roosevelt, espressione del ramo progressista repubblicano. Egli spinse per l'elezione diretta dei senatori, per il suffragio femminile, per l'istituto del referendum e per la tassa progressiva sul reddito. Nel secondo Novecento invece la componente conservatrice del partito ha prevalso su quella pragmatica attraverso le presidenze di Ronald Reagan e di George Bush Sr. Da difensori del potere centrale contro i secessionisti, i repubblicani sono diventati oppositori dell'invadenza governativa sotto il profilo economico e sociale. Una domanda sorge spontanea: ma con chi si confrontarono i democratici fino all'arrivo dei repubblicani? Ci sono alcune precisazioni da fare su quanto detto finora. In quella fase, tra 700 e 800, il sistema politico statunitense era più fluido e instabile, con la presenza di altre formazioni minori. In origine, le componenti democratiche e repubblicane erano espressione di una stessa volontà politica contrapposta ai federalisti animati da uno dei padri fondatori, Alexander Hamilton. Dopo la guerra anglo-americana conclusasi nel 1815, il partito federalista si indebolì fino a scomparire. Durante la presidenza di James Monroe, gli Stati Uniti vissero un periodo noto come Era dei buoni sentimenti, in cui le istanze democratiche e repubblicane andavano di pari passo. Seguì una spaccatura interna. Nel 1828 un gruppo di sostenitori di Andrew Jackson, favorevole a politiche populiste e incentrate sull'agricoltura, diede vita al Partito Democratico come lo conosciamo oggi. Un'altra fazione più elitista e interessata all'industria e al commercio si organizzò in vari gruppi che confluirono nel partito Whig. Fino alla metà dell'Ottocento esso rappresentò il principale avversario dei democratici, ma entrò in una crisi interna dovuta alla questione dello schiavismo. Il Partito Repubblicano nacque da una coalizione di ex-Whig abolizionisti e l'elezione di Abraham Lincoln consolidò il bipartitismo statunitense, rimasto stabile fino ai giorni nostri.
In questo contesto non sono comunque mancati i terzi partiti. Negli ultimi decenni dell'Ottocento si formò il Partito Populista, sviluppatosi su una base elettorale che promuoveva il ruralismo e l'ostilità verso le élite. Esso tentò di rimpiazzare i democratici, nei quali finì invece per confluire. Ai primi del Novecento, terzi candidati socialisti e persino comunisti si presentarono alle presidenziali con il socialista Eugene Debs, che nel 1920 raggiunse il miglior risultato con un 3,5%. L'esito più rilevante di un terzo candidato fu comunque quello di Theodore Roosevelt. Sconfitto da William Howard Taft alla designazione repubblicana, si candidò come indipendente con il partito progressista noto come Bull Moose Party e ottenne il 27,4% dei voti popolari, posizionandosi secondo dietro a Woodrow Wilson. Per avvicinarsi a risultati simili bisognerà attendere il 1992, quando il miliardario Ross Perot diede voce alla disaffezione verso i partiti tradizionali, ottenendo il 19% dei consensi popolari. Come descritto in breve, le posizioni politiche di democratici e repubblicani sono mutate nel tempo. I repubblicani, sostenitori di un forte governo centrale, si sono spostati per gradi verso la difesa di uno Stato limitato, in cui la libertà economica e il libero mercato sono considerati principi cardine. Al contrario, i democratici hanno spinto per un maggiore intervento governativo a partire dal New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Le battaglie politiche dei due partiti rispecchiano questa evoluzione. I repubblicani, dopo aver sostenuto la fine della schiavitù, si sono concentrati su una visione economica basata sulla deregolamentazione e sulla bassa imposizione fiscale, con un occhio di riguardo ai valori tradizionali. I democratici hanno invece assunto il ruolo di paladini dei diritti civili, sostenendo movimenti per l'uguaglianza razziale e di genere, fino alla lotta per la protezione dell'ambiente e l'accesso universale alla sanità promosso da Barack Obama. Gli odierni repubblicani rappresentano la voce del conservatorismo sociale e del neoliberismo economico. Il cosiddetto GOP, Grand Old Party, difende politiche fiscali orientate al taglio delle tasse, una visione tradizionalista della famiglia e una particolare attenzione alle forze armate e al diritto all'uso individuale delle armi. Inoltre, negli ultimi anni il partito si è occupato con maggiore enfasi dell'immigrazione e della sicurezza. Dall'altra parte, i democratici promuovono un approccio progressista. Le loro battaglie si concentrano sul cambiamento climatico, la giustizia sociale e l'intervento governativo per ridurre le disuguaglianze. Prima di concludere questo excursus introduttivo sull'argomento, vale la pena precisare che la Costituzione degli Stati Uniti non prevede partiti politici. Come ricorda l'americanista Massimo Teodori, gli attuali partiti democratico e repubblicano sono aggregati di partiti statali, le cui componenti locali e sociali sono mutate nei decenni, anche passando da una coalizione all'altra. Il pluralismo americano si esemplifica in gruppi e associazioni che superano il numero di 100.000. I gruppi sono un complemento dei partiti e soprattutto alle elezioni locali spesso riescono a ottenere obiettivi specifici. Oggi si parla di crisi del sistema bipartitico statunitense. Esso è dovuto a un maggior numero di elettori che si dichiara indipendente oppure che diserta le urne per esprimere il proprio malcontento. In un contesto politico tanto esasperato viene da chiedersi quale peso avrà questo elettorato alle prossime elezioni.